Oggi realizziamo uno dei video che io preferisco guardare. Penso di avere qualche malattia, ma amo guardare l'attrezzatura altrui. C'è sempre qualche piccolo trucchetto da cui prendere spunto. Ora però parliamo del mio arsenale che ho gelosamente costruito e che mi accompagnerà in questa nuova avventura alla scoperta di nuove opportunità imprenditoriali in giro per il mondo. Prima di farvi vedere tutto, giusto due appunti. Il primo è che ho costruito questo arsenale per un viaggio business, pronto però per qualunque temperatura e condizione, nel quale avrò una base fissa dove alloggiare e da cui partire nella quotidianità. Per questo motivo ho optato per un trolley, dato che poi verrà spostato da una base all'altra per poi rimanere fermo lì. Ovviamente, se fossi stato in continuo movimento, avrei optato soltanto per uno zaino e magari un po' più grande. Seconda cosa, tutta l'attrezzatura che vedrete l'ho ottenuta in anni di lavoro e mi serve per mandare avanti tutta la baracca. Terzo appunto, ho già una discreta esperienza nei viaggi. Per carità, amo la mentalità minimalista, anche perché spostare infiniti bagagli infinitamente carichi non è proprio carino, ma come vedrete, per un fattore sicurezza e lavoro ho introdotto qualche ridondanza ed oltre allo zaino come secondo bagaglio, per questo motivo ho introdotto anche una briefcase. In ogni caso, pian piano, con l'esperienza e l'andare del viaggio, cercherò di ridurre il tutto ancora di più al minimo indispensabile. Quarta cosa, come sempre trovate tutti i link di tutti i prodotti menzionati qui sotto in descrizione. Alcuni di questi prodotti hanno anche qualche bonus, quindi se siete interessati andate a dare un occhio. In ultima, parlando di sicurezza e viaggi, una cosa molto utile per chi viaggia è NordVPN, che è anche lo sponsor di questo video ed io ringrazio molto per la fiducia. NordVPN, come da nome, è una VPN e per chi non sapesse cos'è una VPN è un servizio che ti permette di navigare in sicurezza proteggendo i tuoi dati, reindirizzando tutto il traffico in entrata e in uscita in uno dei loro server in giro per il mondo, permettendoti di avere sempre una porta di sicurezza tra te e il web. Io questo tipo di servizio lo uso particolarmente quando sono in viaggio e voglio accedere a contenuti non presenti in Italia o diversamente visualizzabili in altri stati, in quanto puoi sempre decidere dove collocare questa porta. NordVPN ha più di 5500 server in più di 60 stati in giro per il mondo, quindi questa porta la metto un po' dovunque. Tra l'altro nel primo stato dove sono diretto la VPN è altamente consigliata perché sono già tantissimi i siti oscurati, che però grazie alla VPN, grazie a questa porta altrove, si possono raggiungere. Vediamo se nei commenti riuscite ad indovinare qual è questo stato. Poi facendo questo giochetto alle volte si riesce a risparmiare qualcosina nei biglietti e molte persone lo usano per accedere a contenuti Netflix non presenti in Italia. Se volete provare NordVPN, e ve lo consiglio vivamente soprattutto se vi state connettendo ad un wifi di non vostra proprietà, qui sotto in descrizione vi lascio un link tramite il quale potete avere un mese gratis e uno sconto del 70%. E state tranquilli, questo abbonamento lo potete usare su 6 dispositivi differenti che siano Windows, Android o iOS. Ringrazio nuovamente NordVPN per la fiducia e vi invito ad andare a provare il loro servizio che ormai io utilizzo già da tempo, ma ora passiamo all'unboxing di tutto ciò che ho portato con me. Parto da quello che ho addosso e dalle cose che ho già tirato fuori, che erano tutte all'interno di questo zaino, perché ho deciso per strategia di mettere almeno 2 giorni all'interno di questo zaino in modo tale che se la valigia viene persa, viene smarrita, ci sono ritardi e quant'altro, io comunque posso continuare a sopravvivere. Comunque abbiamo una felpa, un giubbino tecnico antivento che in realtà dovrei avere addosso, ma qui a Milano fa caldissimo in questo periodo. Nelle mie tasche, oltre all'iPhone che stiamo utilizzando per fare le riprese, ci sono AirPods, portafoglio, mascherina, siamo in tempi di Covid, poi abbiamo fascia sportiva che in realtà è dentro lo zaino, orologio sportivo che uso per la corsa perché come sapete mi sto allenando per la maratona. Il primo cambio erano pantaloncini sportivi, maglia nera, calzini neri, mutande nere. Ovviamente vedrete cose tutte nere perché come sapete oltre a piacermi mi vesto e cerco di vestirmi in modo minimale, così poi per comodità ho tutte le cose nere, le butto tutte insieme e lavare il tutto diventa molto più semplice. Passiamo al succo del tutto. Partiamo dai vestiti e dal trolley, che è la cosa un po' più noiosa, e poi arriviamo allo zaino, che è il pezzo forte, così vi metto anche un po' di tensione. Allora, qui abbiamo un trolley della Huawei, tra l'altro,
marchio tecnologico e il trolley mi piace particolarmente, ho deciso di prendere un trolley più piccolo che potesse entrare ovunque, così non ho problemi. E in realtà poi l'obiettivo è diminuire ancora di più le cose che mi porto appresso. La mia organizzazione qui è a due comparti: la parte sinistra è dove ho le cose per tutti i giorni, la parte destra è dove ho l'abbigliamento tecnico. Infatti qui c'è subito un asciugamano, fazzoletti nel caso dovessero servirmi, qui subito a disposizione Keyway, qui ho delle mutande e dei calzini che non sto a tirare fuori, anche perché poi è difficile ributtarle dentro, ma non importa. E qui abbiamo beauty case con spazzolino, dentifricio, rasoio, deodorante e un piccolo profumo. Poi abbiamo sacchetto per le cose onte, sporche, dal dialetto veneto. Tengo questo qui perché nel caso in cui non avessi voglia o tempo di piegare e poi compattare il tutto e mettere qui dentro anche le cose sporche, lo posso tenere all'esterno, fuori come quarto bagaglio, che poi si compatta e me lo posso ficcare dove voglio. Mai avuto nessun problema in aereo, quindi va benissimo. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 magliette, di cui 2 bianche, o bianco o nero il tutto, una camicia, un cambio di jeans che sono identici a quelli che ho addosso. Ne ho comprati 2 paia della Levi's e andrò avanti per la vita probabilmente. Un maglione di cotone, 4 paia di calzini, io li chiamo da tennis, sono quelli lì subito sopra la caviglia. A me piacciono particolarmente perché sono sportivo e odio correre con i fantasmini o fare attività con i fantasmini che ho comunque addosso e che comunque rimangono qui. Ho 3 paia anche di fantasmini sempre qui a disposizione. Andando avanti ho 1, 2, 3, 4, 5 più 6, 7 mutande. Io di solito per i cambi mi organizzo a settimane, quindi se ho una settimana vado avanti perpetuamente a vita, perché poi una volta a settimana faccio il bucato e ripulisco tutto. 2 pantaloncini. I pantaloncini, come tutti gli abiti che ho scelto, sono scelti con la mentalità di poterli utilizzare per qualsiasi cosa. Quindi questi pantaloncini li posso utilizzare per andare fuori, come costume, come pantaloncini da corsa, ovunque. Infatti, come vedete, non ho bermuda di tessuto tipo jeans perché non li potrei mai utilizzare per correre, e sono molto simili a quelli neri. Dall'altra parte abbiamo tutto l'abbigliamento tecnico. Qui ci sono cose che mi serviranno nel caso in cui dovessi andare in un luogo particolarmente freddo o particolarmente caldo, perché non so ancora che città andrò a visitare e non so ancora che temperature troverò. Qui ho 6 paia di calzini tecnici per la corsa. Questi qui sono fantastici e tra l'altro dovrò farci un video perché mi sono trovato veramente bene. Per questo motivo ne porto con me 6. Questi sono piedini, questi qui sono subito sopra la caviglia e invece questi prendono tutta la gamba. Li userò in tutte le situazioni particolari. Mettiamoli qui. Qui abbiamo un pantalone termico, una felpa casual anche da allenamento volendo, pantaloni casual e da allenamento, un'altra felpa. Stavo pensando di eliminare una felpa in realtà, però vabbè, queste qui li uso più o meno ovunque. Una termica, un'altra termica, altri pantaloni termici. E poi qui abbiamo, come sapete, tra poco dovrò correre la maratona e quindi qui ci sono le scarpe da gara. Appena correrò la maratona eliminerò e avrò uno spazio enorme in più, però per il momento tra poco c'è la gara e quindi me le devo portare dietro per utilizzarle. Poi qui abbiamo scaldacollo offerto dal mio amico Esco a Correre, berretto, calcio al bignasego per ricordare le origini, guanti. E con il trolley abbiamo finito. Mettiamolo qui sotto. Andiamo a prendere il briefcase offerto da Harbour London. Come di tutte le cose vi lascio il link in descrizione. Ha una fattura veramente veramente bella e li ringrazio perché me l'hanno mandato. Ho scelto di viaggiare con un briefcase che, come avete visto prima, ha anche la cinta per riuscire ad incastrarlo nel trolley, che comunque è comodissimo e lo riesco ad incastrare più o meno ovunque nel momento in cui è messo così. Trolley su una mano, zaino dietro, quindi non mi dà assolutamente fastidio, per il semplice motivo di sicurezza e duplicità nelle cose, perché nel caso in cui non potessi imbarcare lo zaino o comunque dovessi averlo nella cappelliera di un aereo, questo invece me lo tengo appresso costantemente. E per carità, non si sa mai, lì dentro vedrete c'è il MacBook, qui ho una seconda postazione da lavoro e infatti adesso andiamo ad aprirlo e amo il fatto che si apre completamente. Qui dentro ho una mascherina di ricambio, come avete appena visto, portadocumenti con qualsiasi tipo di documento dentro e tutte le mie carte, iPad Pro, e infatti per questo motivo questa è la mia seconda postazione di salvataggio, con
Apple Pencil, passaporto che tengo qui perché l'idea è quella di tenere il briefcase attaccato alla mia spalla e poi lo apro nel momento in cui sono in aeroporto e sfodero il mio passaporto che mi permette di volare. Dopodiché ho 2 smartphone di ricambio, uno iOS e uno Android indistruttibile. Questo qui è anche multisim, così lo posso utilizzare come hotspot per n altre cose. E oltretutto volevo portare con me un cellulare Android perché, come sapete, stiamo lavorando su un'applicazione e volevo testare l'app anche in un cellulare Android. Questo me l'ha fornito l'amico Otto Kliman che ce l'aveva lì fermo, quindi ne ho approfittato e l'ho preso su. Dopodiché da quest'altra parte abbiamo 2 pushette, non so neanche se si possono chiamare così, veramente fighe, magnetiche. In una abbiamo un router portatile, una piccola batteria, cavo per ricaricare l'iPhone, mentre dall'altra parte abbiamo presa a muro con tutte le prese del mondo, USB-C, questa presa a muro è fighissima, USB-C per ricaricare iPad, MacBook e quant'altro. Qui in fondo abbiamo un block notice con delle penne. Chiudiamo questo e andiamo alla parte più interessante di tutto il setup, che è lo zaino fornitomi da Modula Milano. Tra l'altro loro hanno appena fatto il Kickstarter, è uno zaino creato a sistemi che si intrallacceranno, non so neanche se esista questa parola, tutti insieme, ma adesso vedete. Innanzitutto, come sapete, io amo le cose che si possono aprire completamente e accedere da qualunque posto. Però prima di farvi vedere tutto il sistema che si è creato qui dentro, vi faccio vedere qui di fronte cosa c'è. E c'è una batteria con un cavo che viene fuori per ricaricare il mio iPhone, così ce l'ho sempre carico e sempre a disposizione in modo comodo. Dopodiché sempre qui ho subito pronto a disposizione un cavo USB-C nel caso mi servisse per ricaricare il MacBook e una piccola pushette. Questa qui la chiamo la pushette coltellino svizzero perché qui dentro c'è qualsiasi cosa possa essermi utile. Quindi abbiamo tutti i cavi per ricaricare qualsiasi cosa, un'altra presa a muro internazionale che si può utilizzare per tutte le prese con USB-C velocissima e USB, batteria con caricatore per l'Apple Watch, connettore per il MacBook con tutte le sue prese, SD di ricambio, cuffie e da questa parte ho un altro piccolo router portatile che può sempre essere utile. Mettiamola da parte e andiamo ad aprire. Guardate, comunque è magnetica, comodissima, si chiude da sola praticamente. Quando l'ho aperta per la prima volta ci ho messo tipo un'ora per capire come si aprisse, quindi è anche utile contro i furti e quant'altro perché si apre tirando lateralmente. E qui andiamo al succo di tutto. Abbiamo il portafotocamera che è una A7C della Sony che stiamo utilizzando per registrare anche questo video. Qui dentro ci sono le sue batterie di ricambio, delle cuffiette da utilizzare per capire se l'audio sta funzionando e non bestemmiare alla fine del video perché l'audio non si è registrato correttamente, un SD di ricambio, insomma tutte le cose utili per andare avanti con una fotocamera. Qui, come vi avevo detto prima, avevo lasciato spazio per un cavalletto che stiamo utilizzando per il cellulare di Arcangelo che mi sta dando una grande mano e grazie mille Arcangelo, la felpa e la giacca tecnica che avevamo preso ancora all'inizio del video che stavano in questa posizione di qui. Ora andiamo a vedere i moduli di questo zaino Modula Milano. Questo è tutto bello schiacciato perché doveva farci stare la fotocamera e la cosa molto interessante è che sono ad incastro, infatti vedete qui e si incastra. Fighissimo. L'obiettivo sarà compattare ancora di più il tutto e andare via soltanto con questi 2 moduli, magari con una terza piccola pochette qui, e oltretutto mi aspetto che con tutte le allacciature che ci sono in giro per lo zaino, come per esempio queste laterali o anche qui sotto, inizino a fornire nuovi moduli dove si possono andare a mettere nuovi oggetti e accessori. Per esempio mi aspetto come prima cosa la borraccia che in questo zaino manca. Comunque andiamo ad aprire i vari moduli. Questo ad ora è vuoto perché qui dentro, oltre a un altro cambio, c'era il cambio che ho utilizzato per la corsa con maglietta e pantaloncini, stava perfettamente dentro questa pochette, un altro paio di calzini e un'altra mutanda, una mascherina che può sempre essere utile al volo, dei pasti da utilizzare durante la corsa, dei gel. Questo è il modulo più imponente che si può togliere come quello di prima e nasconde altri 6 attacchi, questo ne ha 2. La sensazione di lasciarlo e magneticamente si attacca è spaziale. Comunque, qui dentro c'era un astuccio che utilizzavo per la fascia e l'orologio per la corsa, adesso è vuoto perché
sono lì e ho appena corso. E questa qui l'avevo già fatta vedere nell'unboxing del mio precedente zaino. Questa è la seconda Pochette Tech coltellino svizzero con tutte le cose utili per registrare video e per andare ad inserirsi nelle varie postazioni che costruirò in giro per il mondo. Questa è la prima provvisoria, ce ne saranno migliaia, io sono carichissimo per questa cosa. Quindi qui abbiamo una luce, la backlight, una batteria portatile per ricaricare qualsiasi cosa, del nastro per elettricisti e 1 metro. Il nastro lo uso spessissimo per attaccare cose, sistemare cose. Io lo consiglio, è piccolissimo, sta pressoché ovunque, mettetevelo in uno spazio angusto. Dopodiché in tutte queste pochette abbiamo il set di microfoni che iniziano con questi Rode Go che vanno attaccati alla fotocamera e poi questo qui va messo qui ed ha un microfono wireless. Per continuare poi con i microfoni, nel caso in cui vada a registrare una qualsiasi intervista, ho un microfono lavalier della Rode, un secondo microfono lavalier della Rode con tutti i suoi vari attacchi, perché il secondo audio di solito lo registro in un cellulare, quindi qui abbiamo un attacco jack per la USB-C e un attacco Lightning per il cavo da 3,5. Altri cavi utili a ricaricare tutte queste cose, e qui dentro, nel caso in cui vada a fare le live, mi sono portato anche dietro la Cam Link con il cavo HDMI che va connesso ed utilizzato con la fotocamera, e ovviamente la fotocamera va attaccata al PC con questo hub USB-C normalissimo. Abbiamo svuotato tutto, abbiamo svuotato anche questo zaino e anche questo modulo, che vabbè, tiriamolo fuori che poi dovrò rimettere dentro tutto. Qui ci sono anche 2 taschine che utilizzavo sempre per il cavalletto, però non è finita qui, perché c'è un ultimo modulo che è qui dietro, e ovviamente qui dietro questa è una figata, perché qui c'è il mio MacBook Pro che per il momento ho scelto il 13 pollici con l'M1, sto aspettando che escano i 15 pollici con l'M1. Block Notice della Rockbook, questo qui non so se lo conoscete, si scrive, si fa lo scan con il cellulare, ha un'applicazione apposita e dopodiché acqua pulita e si continua all'infinito con questo Block Notice. Ecologico. Ecologics. La cosa bella di questo modulo, che era infilato in questa tasca posteriore dello zaino, è che per esempio, come in questo momento mi trovo al 21 Way of Living qui a Milano, se devo andare in una stanza comune a lavorare, non porto via tutto lo zaino, tiro via questo, parto e vado a lavorare soltanto con questo. Continuando la recensione di questo zaino, giusto per, c'è anche la fascia per riuscire a metterlo sul trolley nel caso volessi farlo. Ragazzi, ora che dire, non vedo l'ora di partire, e come avrete notato in questo video ho cambiato 2 location. Prima ero al 21 Way of Living e ora sto rubando / prendendo in prestito lo studio di Yaki. Voi, se volete seguire continuamente tutti i miei spostamenti giornalmente, andate a vedere il mio profilo Instagram. Appena partiremo scopriremo se tutto quello che ho deciso di portare con me è misurato al puntino. Io sono soddisfatto, ma man mano che andremo avanti con questo viaggio miglioreremo tutto il setup e magari tra 6 mesi cambieranno un po' di cose. Io ringrazio Modula Milano e Harbor London che mi hanno fornito la briefcase e lo zaino con cui mi sto già trovando meravigliosamente. Ringrazio NordVPN per aver sponsorizzato questo video e non vedo l'ora di partire. Ci vediamo alla prossima avventura e iscrivetevi e ciao a tutti ragazzi. That old red